Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua, sono Megaticker. Finalmente quest'oggi vi porto il controller Trasmaster in recensione. Stiamo parlando del modello X, quello per Xbox, e quindi il secondo tentativo, direi piuttosto ben riuscito, di Trasmaster di fare un controller pro per console. In alto a destra potete andare a vedere l'unboxing di questo controller con quelle che furono le mie prime impressioni che quest'oggi vi voglio confermare o smentire parlamendovi appunto di questo Trasmaster. Sinceramente non riesco a non spoilerare che questo controller è uno dei miei preferiti. Non è un controller privo di difetti, ne ha e come, ma nel complesso, e poi capirete il perché, questo controller lo reputo sinceramente uno dei migliori controller che abbia avuto tra le mani in vita mia. Ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito a parlare dell'ergonomia. Controller piuttosto grosso, corna piuttosto strette e anche un grip sinceramente che poteva essere assolutamente fatto meglio. Di fatto non c'è un grip, non c'è una zona gommosa, non c'è nessuna texture, però il controller si prende bene in mano, si afferra bene e durante le sessioni di gioco, nonostante appunto non ci sia grip, non ho avuto problemi di scivolamento. Potenzialmente però la casa potrebbe fare, come vedete, dei grip molto più abrasivi, molto più gripposi appunto, da sostituire in un battibaleno a questo controller. Per quanto riguarda gli accessori e tutte le cose che ho in dotazione farò un video a parte perché ce ne sono veramente tante e belle, e quindi oggi qua parleremo solo del controller. Vi dicevo appunto ergonomia che a me piace parecchio, tutti i tasti si raggiungono molto bene, così come i tanto discussi tasti posteriori. Come vedete sono 4, sono sagomati e questo permette al dito di andare in appoggio e non scivolare all'indietro durante l'azionamento. Io sono solito tenere il controller e usare trigger e bumper con l'indice, mi ritrovo il medio che va naturalmente a schiacciare il tasto posteriore, ma spostandosi avanti anche tranquillamente a schiacciare quello anteriore. Quello che amo di questi tasti è il fatto che non siano molto ingombranti. Come vedete sono 4, sono piccolini, è vero che non sono raggiungibili come un palettone ad esempio dell'Astro, ma è anche vero che nella soluzione, nella scelta di averne 4, il fatto appunto di essere piccolini permette di utilizzarli tutti e 4, cosa che spesso nei controller, soprattutto con i pedal, è assolutamente difficile fare. Vi dico già che però ci vuole un briciolo di abitudine, non rinunciate a provarli, a testarli. Io ho conosciuto delle persone che l'hanno provato una sera, l'hanno mandato indietro dicendomi Megaticker io proprio non mi ci trovo, ma sinceramente la mia esperienza e i feedback raccolti mi dicono che se vi impegnerete almeno 1 o 2 settimane ad utilizzarlo poi non ne farete più a meno. Ovviamente un altro punto di forza ergonomicamente parlando di questo controller è che se non vi piace la configurazione simmetrica potrete in un battibaleno andargli a dare quella asimmetrica. Ecco qui modello Xbox, analogici asimmetrici, non bisogna calibrare nulla, non bisogna fare nulla, bisogna solo prendere questi benedetti modulini. C'è anche una chiavetta apposta, ma come vedete si può fare anche tutto con le vostre sane unghiette. Ve li girate come volete, o asimmetrico o simmetrico, e andate in game. Mi piace poi assolutamente la forma di queste levette analogiche, forma e anche grip, assolutamente grip ottimo, il dito non scivola, si incastra bene in questa parte concava, ma se siete amanti delle parti convesse in dotazione, come vedete vi dà anche quello convesso. Il grip qui non cambia, cambia appunto la forma dell'analogico stesso. Andiamo avanti ancora col discorso di ergonomia. Ottimi i trigger, vedete zigrinati, ottima presa, ottima curva che di fatto fa sì che il dito alloggi benissimo e non scivoli durante il gioco. Trigger dotati di trigger stop, eccoli qui, quindi possiamo andargli a dire di accorciare la già abbastanza corta corsa del trigger. Ovviamente questo non è solo un trigger stop meccanico, siamo supportati da un programma che vi farò vedere dopo, che ci permetterà di andare a gestire il nostro input durante tutta la corsa del nostro trigger. Quindi trigger stop azionato, l'input analogico andrà spalmato in una distanza più breve. Qui andiamo avanti a suon di feedback e comodità. I tasti sono assolutamente raggiungibili, sentite qui, sono tasti digitali, quindi ottimo il feedback tattile,
funzionale, immediati, precisissimi. L'unica nota che devo segnalare è la scelta infelice di stampare con una vernice al di sopra della plastica le letterine, e ho visto che in molti casi con sudori diversi, comunque anche forse con controller diversi, le lettere alla lunga vengono sbiadite e cancellate dal tasto. Io ho il controller da tantissimo tempo, come vedete non è abraso, non sono sparite le lettere, non so se è il mio sudore a essere poco aggressivo o non so se è la stampa di questo Trasmaster a essere migliori degli altri che ho visto, ahimè, andare via. Facendo i pignolissimi vi dico che il tastino A e X, sentite qui, hanno un leggero gioco che invece, sentite qui, tasto B e Y non hanno. Io mi sono sempre chiesto perché in Trasmaster non abbiano messo anche il modulo dei tasti funzione esattamente come questi altri moduli, in modo che se si spaccasse poi qualcosa a livello di tasti si sarebbe potuto andare a intervenire e sostituire anche loro senza dover buttare via il controller. Suggerimento quindi per Trasmaster, il terzo che farete, si auspica per PlayStation 5, fatelo con tutte e quattro le parti removibili. Cosa mi sono scordato di questo controller? Ebbene, i bumper hanno un ottimo click, un po' rumoroso sinceramente, però molto preciso. A me la forma non esalta, in realtà non è un problema di raggiungibilità o di utilizzo, è proprio un problema di gusto estetico che non combacia con i miei. Mi sarebbe piaciuto qualcosa di sagomato in maniera diversa, ma questo, ripeto, è un gusto assolutamente personale. Già che sono sul davanti del controller, vi dico poi che nonostante purtroppo la scelta del micro USB, il fatto che ci sia una sagomatura così importante fa sì che l'innesto del controller, come vedete anche dietro la telecamera, sia velocissimo e assolutamente stabile. Sarà ben difficile andare a spaccare lo spinotto micro USB, perché tutta questa plastica inserita in questa scanalatura veramente importante farà sì che l'aggancio sarà tra i più stabili provati su un controller. Già che ho il cavo in mano, vi ricordo che è un cavo telato, quindi non si avvolge, non rimane attorcigliato. La lunghezza mi sembra essere intorno ai 2,5 metri, quindi è anche abbastanza lungo. Forse sarebbe stato meglio averlo di 3 metri o 4, visto che si tratta di un controller cablato e non è detto che tutti giochino vicino alla televisione o al monitor in questione. Buono il fatto che sul sito della Trasmaster vendano i ricambi, compreso il cavo, che quindi se per disgrazia si romperà potrete andare a sostituire senza avere il patema d'animo appunto di trovarne uno compatibile con questa scanalatura. Andando avanti vi dico un altro piccolo difetto di questo controller. Mi direte: Megatic, hai detto che è bellissimo il controller e ci continui a parlare di difetti. In realtà sono difetti assolutamente veniali secondo me. Questo in realtà è un po' fastidioso, lo è. Guardate qua, io appoggio il controller, lo vado a prendere sempre in questa maniera, almeno io faccio così. Quello che mi succede è di schiacciare sempre e comunque questi tastini che si leggono assolutamente in maniera faticosa, soprattutto per me che sono mezzo ciecato. Le scritte sono poco evidenti. Ad ogni modo, tastini dedicati alla parte audio, gestione dell'audio, microfono, volume su, volume giù da questa parte, mentre invece da quest'altra abbiamo le mappature. Abbiamo due profili, profilo 1, profilo 2, e il tasto remap che, tenendolo premuto, ci consentirà di andare a personalizzare al volo, senza passare dal programma sul PC o sulla console, le funzioni associate a questi tasti qua sotto. Quindi velocissimo. In game ho bisogno di associare la A a questo tasto invece che a questo, vado a tenere premuto il tasto remap, schiaccio i due tasti, sento una vibrazione ed ecco lì che ho fatto. La cosa negativa però, vi dicevo, è tocchignandolo, comunque spostandolo, potrebbe capitarvi di passare da una configurazione, da un preset all'altro senza volere, tanto che, esasperato da questa cosa, io ho configurato i due profili identici, quindi come fosse sempre lo stesso, in modo che se accidentalmente vado a schiacciare il tastino non mi cambia le impostazioni in game. Peccato davvero che Trasmaster sia caduto in questi piccoli difetti che vanno a mettere in cattiva luce un
controller che però, ripeto, secondo me è uno dei controller migliori al mondo. Ho avuto anche di recente la conferma di quello che vi sto per dire. Ebbene sì, la qualità maggiore di questo controller è la risposta di queste levette analogiche. Trasmaster dichiarava un aumento della capacità di ricentraggio della levetta. Io la sposto, torna al centro. Quanto più mi torna in posizione assolutamente centrale, quanto poi l'analogico stesso soffrirà meno di drift e sarà preciso. Come vi dicevo, ho avuto conferma del fatto che questi moduli S5 NXG siano veramente tra i migliori al mondo. Vi lascio un link in descrizione. Lui si chiama Rocket Chance, ditemelo voi come si pronuncia. Ad ogni modo è un maniaco americano che si è fatto un sacco di test e ha visto tante belle cosette riconducibili alla precisione di questi analogici. Ha fatto un confronto con Elite 2, ha fatto un confronto con i controller Xbox e PlayStation, e gli analogici della Trasmaster sono sempre riusciti a sbaragliare la concorrenza in quanto a precisione. Precisione ovviamente che poi va ad aiutare in game, in quei giochi sparatutto dove abbiamo bisogno veramente di una gestione millimetrica e precisa, di una reattività precisissima dell'analogico, e quindi veramente ragazzi questo è il massimo che potete in questo momento avere su questo aspetto. Gioco sempre a Destiny 2, e a proposito di Destiny 2 sarebbe stato carino poter mappare anche questo tasto in uno dei 4 in modo da avere un accesso alla store di Destiny repentino senza dover spostare il dito, andare a schiacciare quello che su PlayStation e il touchpad per andare appunto a salire sulla store. I tasti rimappabili sono tutti gli altri: L3, R3, tasti funzione, croce direzionale, bumper e trigger. Quindi ragazzi, che dire ancora di questo controllerino? Beh, parliamo un attimo delle plastiche. A mio giudizio non sono assolutamente tra le migliori in commercio, prodotto abbastanza plasticoso ma comunque fatto di un polimero, di una plastica bella resistente, e nonostante l'estetica non sembri appunto premium, l'accoppiamento delle stesse è abbastanza soddisfacente. Diciamo che a Trasmaster consiglierei di utilizzare plastiche più pregiate e che magari possano dare l'impressione di avere un prodotto migliore in mano, perché appunto si ferma all'apparenza, giudica solo le plastiche e dice questo è un controller, una cinesata, io non lo voglio. Assolutamente ragazzi, non fatevi ingannare da questa cosa, il prodotto è assolutamente validissimo. Purtroppo non si adatta a chi ha necessità di utilizzo in modalità wireless. Il prodotto è solo cablato, è vero sì che punta ad avere un input lag il minor possibile, ma è anche vero che ragazzi non nascondiamoci dietro al fatto che il wireless costa. Avere una licenza Microsoft per utilizzare il loro wireless proprietario è una cosa costosa, e quindi le case quasi tutte praticamente preferiscono fare controller cablati che intanto vanno bene per l'80% delle persone che cercano un controller pro, in modo anche da contenere i costi. Ho detto veramente qualsiasi cosa di questo controller, tranne il fatto di spiegarvi appunto, ma l'avete visto prima quando li tiravo fuori, che un domani vi si rompesse uno di questi analogici, potrete andare comodamente ad estrarlo, comprarne un altro, costano intorno ai 20 euro e possono essere scelti in tante versioni. Come vi dicevo, vi farò un video dedicato, ci sono quelli colorati, ci sono quelli con la levetta più corta, e questo è un aspetto che sicuramente offre un plus al controller non indifferente. Sapete benissimo quanto sia la lotta contro il drift di questi maledetti analogici, già loro ne soffrono in meno perché comunque hanno un ricentraggio e una precisione maggiore dello standard applicato agli altri controller, ma in più avremo appunto la possibilità di andarli a sostituire singolarmente o anche a coppia. Vi ricordo che ci sono dei pacchetti, poi ve li farò vedere, dove danno i due analogici, la croce direzionale e i cappucci, perché questi si possono togliere. Vedete, ci sono due vitine, possiamo andare a sostituire la copertura del trigger, tutto alla modica cifra di 50 euro. Se invece sarà solo uno a rompersi, potrete andarlo a sostituire con una ventina di euro appunto. Prima di salutarvi voglio spendere anche due parole per il jack che vi permette di collegare ovviamente le cuffie al vostro controller, anche perché qui abbiamo i comandi per gestire l'audio molto comodi. Ahimè, la parte del microfono
microfono anche per Trasmaster, non so perché, è una domanda che prima o poi qualcuno dovrà soddisfarmi con una risposta. Il nostro microfono dall'altra parte in party o nel gruppo di chat vocale di Xbox farà sì che la nostra voce si senta meno bene che collegando un paio di cuffie al controller originale. Non è una cosa disastrosa come mi accade su altri controller, non faccio nomi perché poi dicono che ho un'antipatia per i marchi, ma ad ogni modo, ripeto, la qualità del vostro microfono non sarà la stessa che collegando una cuffia al controller originale Xbox. Per quanto riguarda il software, dovrete andare a scaricare o sull'Xbox o su PC il Trustmapper X. Lanciamo insieme l'applicazione ed ecco che lui ti dice giustamente di collegare un controller. In questo caso io sono da PC, una volta inserito l'USB nella porta del computer, ecco qua la pagina iniziale del programma. Come vedete avrete a disposizione la personalizzazione di 2 profili, io ne ho fatto uno per Destiny, uno per Fortnite. Potrete importare dei profili già configurati, io questa funzione sinceramente non l'ho mai utilizzata, ma presumo che in rete, forse sul sito ufficiale, si trovino dei preset da scaricare. Ad ogni modo il mio consiglio è quello di smanettare in prima persona, ma prima di farlo andiamo un attimo qui in impostazioni dove effettivamente si può verificare se si ha l'ultimo firmware sia del software che del controller stesso. Ad oggi l'ultimo firmware è il 43.0 e quindi siamo pronti ad andare a vedere le modalità di remap del controller. Beh, questa schermata molto semplice, potrete attribuire funzioni diverse ad ogni singolo tasto. Passiamo invece ai mini stick, che è la parte forse più interessante, comunque più ricercata dagli smanettoni per questo tipo di controller. Come vedete potremo andare a decidere una zona morta dal centro, loro in default danno 0, io sinceramente almeno 1 lo consiglio. Impostano poi una zona morta all'esterno, ossia quando la levetta è tutta inclinata verso l'esterno c'è una zona morta più o meno grande. Io in questo caso lascerei il default, il loro default che è 1, ma assolutamente tutte queste impostazioni, compresa la sensibilità delle levette analogiche, sono, ricordatevelo, assolutamente soggettive. Per quanto riguarda appunto la sensibilità, abbiamo 3 zone che possiamo decidere per spostamenti lunghi, medi e corti. Questo 0 e 100 è proprio l'inclinazione massima che può raggiungere l'analogico e appunto spostando queste zone avremo delle risposte diverse a seconda dell'inclinazione della levetta analogica. Se per esempio metto S più o meno al 50% significa che fino al raggiungimento della metà della sua corsa laterale dell'analogico il controller avrà una risposta molto lineare, molto lenta in questo tratto di spostamento. Andando poi nella seconda zona potremo decidere quanta porzione ancora dell'incremento della levetta sortisca effetti medi, media sensibilità, medi spostamenti, per poi finire con la zona L. La zona L è quella che sortisce effetti più repentini. Vi faccio un esempio: avete in mano un cecchino, volete essere super precisi, comunque avere dei movimenti molto precisi, non veloci, repentini, per riuscire a puntare il vostro nemico. Potete esasperare un po' la zona S, alzarla, così che la risposta dell'analogico in questo tratto sia molto precisa, molto lenta e non vi mandi in crisi con la mira. Secondo tratto possiamo allungarlo o accorciarlo e magari ipotizziamo un terzo tratto dove la mira deve essere velocissima, io mi devo spostare molto velocemente perché magari sto seguendo il nemico che è scappato da tutt'altra parte dove sto sparando e quindi andiamo a mettere una zona più lunga che mi sortirà in questa parte di inclinazione un effetto repentino. Come per le zone morte, queste sono assolutamente considerazioni da fare in maniera soggettiva. Ad esempio vi dico, non vi nascondo che non sono mai riuscito a mappare alcun controller pro in maniera migliore, almeno per me, della configurazione lineare di base, dove di fatto divide equamente i 3 segmenti, corto, medio e lungo, e quindi alla progressione dell'inclinazione della levetta analogica corrisponde un movimento molto lineare. Ovviamente abbiamo la levetta a sinistra, la levetta a destra, e questi sono i valori numerici, come vedete, della rappresentazione grafica a sinistra. Passiamo poi ai trigger, gli diciamo, ecco, in questo caso ho fatto dei cambiamenti, mi chiede se voglio salvarli, io gli dico di no per adesso. Passiamo ai trigger, ricordatevi che ci sono i trigger stop e molto semplicemente potete
potrete andare a decidere quale sia la zona di funzionamento del vostro trigger. La zona verde è quella che spalma l'input analogico da 0 a 100 del suo valore. Vogliamo ad esempio avere uno sparo repentino che appena sfioro raggiunge il 100% dell'input analogico, gli dico 0-10 è il minimo, la zona più corta che posso fare. In questo modo sarete anche protetti da quel fastidioso problema che succede con i trigger stop senza appunto regolazione software, dove se un input ha bisogno del 60% ad esempio del totale e io blocco al 50% la corsa del trigger, ebbene non sortirò l'effetto desiderato. Io vado invece a dirgli che il mio 100%, ossia input 100, lo voglio andare a portare a metà, al 50, al 40, in questo caso subito al 10. Come vedete, anche la zona verde vi fa vedere dove è, rispetto allo spostamento meccanico, dove è l'input massimo da voi scelto. Posso avere anche una piccola zona morta, piccola o grande, in realtà vi permette addirittura di portarla fino al 90%, non ne capisco sinceramente l'utilità, però ad ogni modo il software funziona così. Se volete schiacciare per metà il trigger e non avere nessun effetto, lo impostate 50-100 ed ecco lì che l'input arriverà solo dalla metà corsa in poi. Stessa cosa per quello di destra e passiamo alle vibrazioni. Vibrazioni che posso decidere nelle 4 zone come abilitare. 100% ovviamente la posso abbassare, alzare, vedete anche un feedback visivo degli archetti verdi che si spengono man mano che vado verso lo 0. A questo punto nella recensione non l'ho detto, vi ricordo che le vibrazioni di questo controller a me piacciono veramente tanto, soprattutto quelle nei gambi, sono belle corpose e non hanno di quel zanzarismo che tanto mi dà fastidio su alcuni controller. Per quanto riguarda il software è finito, io potrei salvare. Sulla home page come vedete ci sono scritti i tasti assegnati sotto, posso anche dare una visione posteriore e vedere che appunto nel tasto 1 in questo momento c'è la X, nel tasto 3 la B e così via. Un'ultima precisazione prima di uscire, mi stavo scordando di dirvi che non si sa per quale motivo, ma ad ogni modo l'aggiornamento del software del controller funziona solo per adesso, spero che in futuro lo cambino, solo da PC. Se andrete in impostazioni sull'applicazione Xbox potrete vedere il firmware applicato al controller in quel momento, ma non potrete andarlo ad aggiornare. Vi ho rotto veramente le scatole, vi ho parlato di tutto, se avete domande ovviamente giù in descrizione fatemele. Le conclusioni sono esattamente queste: il controller non è perfetto, è sulla strada assolutamente giusta. Spero che Trasmaster nella prossima versione vada ad affinare anche quei piccoli punti, quelle piccole mancanze di questo controller, ma quello che vi dico è appunto che il mix di modulabilità, quindi assolutamente un prodotto ricondizionabile a pochi euro, e il fatto che comunque le levette analogiche siano tra le più precise al mondo, fa sì che questo controller sia, anzi debba essere, una delle vostre prime scelte in un gioco competitivo. I tasti sotto, riassumendo come vi dicevo, non sono tra i più comodi, ma sono tra i più utilizzabili, essendo poco ingombranti e quindi lasciando spazio alle dita di azionarli singolarmente. Presenza di trigger stop con input configurabile tramite applicazione. E insomma, ripeto, quando mi chiedete che controller utilizzare, comprare su Xbox, Megaticker vi dirà sempre: comprate un bel Trasmaster. Per oggi è tutto, quindi ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un pollicione, iscrivetevi al canale, accendete la campanella così saprete sempre quando pubblico i miei video. Noi ci vediamo alla prossima, qua è Megaticker e ciao!